Ok, ok, dovremmo esserci, direi che possiamo e dovremmo anche partire perché se no non andiamo più avanti e questa sera bisogna anche andare a festeggiare il 2020 che finalmente se ne sta andando. In ogni caso, qui sotto ho l'iPad dove ho ripreso tutte le liste che avevo condiviso con voi nel video che avevo fatto ancora ad inizio anno, dove vi spiegavo quali sarebbero stati i miei obiettivi per quest'anno. Adesso li andiamo a riprendere e riguardare tutti e vediamo dove sono arrivato. Sono sicuro che la cosa che più vi interessa sono gli obiettivi monetari, quindi quanto sono riuscito a mettere da parte, quanto ho guadagnato, quanto ho fatturato, eccetera, eccetera. Tra l'altro ci sono anche le cimici che ci disturbano oggi. Direi che possiamo iniziare dal titolo perché ho fallito, perché in realtà è un fallimento tra virgolette, perché tanti degli obiettivi di cui che vado a riprendere ad inizio anno sono cambiati nel frattempo e quindi mi sono dedicato ad altri progetti, ad altre cose e quindi molti di questi obiettivi non li ho conseguiti e quindi un motivo è perché ho cambiato alcune strade e un altro obiettivo di cui mi sono reso conto proprio ora mentre andavo a rivedere il tutto per prepararmi per questo video in live che sarà fantastico, è che ho sovraccaricato tantissimo e quindi con questo video voglio anche farvi vedere i miei errori per fare in modo che magari riusciate ad ottenere un qualche feedback per costruire i vostri obiettivi per l'anno a venire. Tra l'altro, proprio ieri, dopo aver rianalizzato il tutto, ho pubblicato un video dove parlo dei 12 passi e 12 step più tantissimi trucchi e consigli, dove vado a dire come scrivere, come pianificare al meglio un obiettivo. Tra l'altro me lo andrò a rivedere 3 o 4 volte per riscrivere i miei obiettivi nel prossimo anno, video che comunque obiettivi che comunque vedrete perché ci farò un video e ne andremo a parlare più avanti. Detto questo, direi che possiamo partire con la revisione. E l'anno scorso avevo diviso gli obiettivi in obiettivi social, tra virgolette, da sorta di influencer, obiettivi personali, obiettivi finanziari, obiettivi aziendali, di networking e di salute. Spero che nel frattempo mi sentiate bene e direi che possiamo partire con gli obiettivi social che sono stati il disastro totale perché allora questi erano gli obiettivi secondo la lista del video che avevo fatto, che tra l'altro ve lo metterò anche qui sotto in descrizione appena finisce questa live. Comunque mi ero messo come obiettivo più di 156 video su YouTube, quindi una media di 3 settimane, raggiungere i 300.000 iscritti su YouTube, 52 video su 52 post su Instagram, raggiungere i 100.000 fans su Instagram, pubblicare 365 video su TikTok, raggiungere 300.000 follower su TikTok, sono numeri pazzeschi. Non so che cavolo avevo, cioè, non so veramente che stime avevo fatto l'anno scorso, ma questo mi fa capire anche che come, tra virgolette, eh, come si è evoluta la cosa, quali sono gli errori e le cose a cui pensavo l'anno scorso che non avevo per nulla valutato bene questa parte. In ogni caso, ultima cosa, avevo anche 52 post su Facebook perché avevo intenzione di ridare vita alla mia pagina su Facebook e senza e non mi ero prefissato nessun obiettivo, ma semplicemente pubblicare contenuti. E poi un canale in inglese in apertura l'1 giugno del 2020, cosa che ho fatto. Comunque tutto il resto non sono riuscito ad arrivarci perché su YouTube ho superato i 100 video ma non siamo arrivati a 156. Come vedete siamo in 215.000 più o meno, quindi non sono arrivato ai 300.000. Su Instagram non ho continuato a pubblicare così tanti post e non siamo arrivati a quel numero di community. E tutto il resto a seguire. Su TikTok siamo arrivati a quasi 100.000, cosa paradossale, e non so per quale motivo avessi programmato di arrivare a 300.000. Comunque, uno dei motivi principali per cui non sono arrivato a questi obiettivi è A,
perché li avevo pianificati male e li avevo stimati molto male, come potete vedere e come avete notato. E un'altra cosa è perché nel corso dell'ultimo anno mi sono concentrato tantissimo sulla mia attività non solo da influencer, ma anche sulle varie attività connesse e progetti e startup di cui ho iniziato a far parte o comunque sono diventato socio di minoranza. Per questo il mio tempo è stato assorbito da altre cose che non avevo totalmente pianificato o che comunque ci interrompe anche Google. Perfetto. Grazie Google. E quindi il punto principale è che ho spostato questa parte importante della mia concentrazione dall'attività di influencer, dove magari potevo anche arrivare a questi numeri perché magari l'anno scorso avevo pianificato di concentrarmi solo sull'attività da influencer, mentre nel corso dell'anno ho deciso di spostare il mio focus in altre attività che comunque stanno partendo abbastanza bene, insomma sono contento come My Accounting International o Risparming che stanno andando avanti, ma comunque di questo ne parliamo più avanti. Perciò parte social male male e vi ho spiegato i motivi. Passiamo alla parte personale. Qui ho ottenuto un po' di più soddisfazioni e sono riuscito anche a pianificare molto meglio questa parte perché era anche più, tra virgolette, semplice. Il primo obiettivo era leggere più di 12 libri, cosa che ho fatto, tra l'altro, ho quasi finito l'ultimo, il 12° libro, sto leggendo come 12° libro La mucca viola e se devo darvi i miei libri preferiti che ho letto tra questi 12 nell'ultimo anno sono Let My People Go Surfing, L'arte della vittoria e L'unica regola è che non ci sono regole, rispettivamente del fondatore di Patagonia, del fondatore di Nike e del fondatore di Netflix, il più bello che secondo me tutti dovreste leggere, La piramide. Let My People Go Surfing è fantastico e ve lo consiglio, l'ho letto e me ne sono innamorato perché parla di come il fondatore di Patagonia sia riuscito, nonostante dovesse fare business, perché alla fine la pagnotta la doveva portare a casa, a collegare tutto questo progetto a un benessere non solo per la sua attività, ma anche per il mondo in sé. Ed è strafigo. Tra l'altro negli ultimi giorni ho provato diverse volte a entrare nel sito di Patagonia con diverse VPN per vedere cosa succedesse nei vari stati e con la VPN di Londra quando tu entri nel sito di Patagonia ti viene scritto non acquistare nulla da questo sito, ma piuttosto portaci i tuoi vestiti e te li ripariamo. Veramente una cosa folgorante come una persona o un'attività che dovrebbe spingere le persone a comprare invece fa completamente l'opposto. Per cui gran bel libro, consigliatissimo. Poi visitare 6 nuovi stati. Qui ho visitato solo l'Austria come nuovo stato e diciamo che c'è stato un piccolo imprevisto che penso tutti abbiamo notato e stiamo notando. Tra l'altro adesso dovrei fare ritorno in Inghilterra ad inizio anno, cioè programmavo attorno al 7 di gennaio, però non si sa ancora effettivamente come sia lo stato lì e cosa stia succedendo. I voli sono tornati e si possono riprenotare, però è un po' particolare la situazione. Vabbè, poi mi ero prefissato di riuscire a creare e dare valore ad altri. Non sono ancora riuscito come pensavo. Questo qui era un obiettivo che avevo segnato, ma che non avevo approfondito, ma perché era ancora un'idea, era ancora embrionale la cosa. In realtà con Risparming su un settore di tutto questo stiamo iniziando a costruire questa cosa dove io vorrei dare valore in svariati modi. Ora non posso approfondirla ancora, però diciamo che di questo obiettivo ho dato le basi e adesso continuiamo a costruirlo. Poi allenarsi ogni giorno come obiettivo personale, questo prettamente per la salute, sono riuscito a farlo, ma perché ormai l'allenamento sta nella mia routine e comunque sono una persona che si muove abbastanza se non fosse anche per le limitazioni. Vi dico che tra l'altro una curiosità, non so se sia disponibile in Italia, ma adesso da pochissimo hanno avviato il Apple Fitness Plus
questa cosa qui di Apple, vediamo se mette a fuoco, e praticamente ci sono i programmi di allenamento direttamente nell'app dove c'è il sommario delle tue attività. Metti a fuoco, c'è il sommario delle tue attività e c'è Apple Fitness Plus dove ci sono tutti questi allenatori che ti aiutano cioè ti fanno diversi programmi di allenamento. Veramente figo, ho iniziato a provarlo e mi trovo da Dio. Se non riesco ad uscire di casa e voglio un attimo variare il mio allenamento, faccio partire una di quelle sessioni e vado, tra l'altro è tutto ben connesso con l'ecosistema Apple. Ragazzi, mi trovo da Dio, non c'è niente non c'è nient'altro da aggiungere. Poi, andando avanti, siamo arrivati a obiettivi finanziari ed investimento. Qui in realtà sono gli obiettivi dove mi sono tolto più soddisfazioni perché sono riuscito ad arrivare a pressoché tutti, sia quelli finanziari che quelli aziendali, mentre quelli da influencer, attività che comunque faccio perché faccio video su YouTube e sono anche o 3 gennaio perché ci siamo presi un attimo in ritardo per una serie di vicende che non avete nemmeno idea. Comunque, il bello della live. In ogni caso, questo è stato fatto se guardate il video dei miei la rubrica dei video dei miei investimenti, trovate tutto e vedete anche a che punto sono e che portafoglio ho. Tra l'altro, cosa di oggi, degli ultimi giorni, il Bitcoin è scoppiato, quindi questo portafoglio adesso ha anche un valore nettamente più alto di questi 50.000 euro per mantenere la massima trasparenza. Però come sapete io preferisco non condividere quanti Bitcoin ho perché è una cosa abbastanza e molto rischiosa, per cui condivido anche con voi questa cosa di cercare di mantenere una certa sicurezza, soprattutto per il reparto criptovalute. In ogni caso, investire, secondo obiettivo, investire su un piano d'accumulo a lungo termine almeno 1.000 euro al mese. In realtà quasi tutti i mesi, in realtà il mio piano d'accumulo, quello che ho investito nell'ultimo anno su un piano d'accumulo, va ben oltre i 1.000 euro, è quasi il doppio di questa cifra, quindi direi che questo obiettivo è stato raggiunto e credo e sono sicuro che riuscirò a mantenerlo, altrimenti non ha senso tutta quella logica di piano d'accumulo a lungo termine se un mese puoi mettere X, l'altro mese puoi mettere 4 volte la metà. In ogni caso, prossimo obiettivo, investire almeno in 2 startup. In realtà quello che mi ero prefissato l'anno scorso quando scrivevo questo obiettivo era quello di investire passivamente in queste 2 startup. In realtà quello che ho fatto è creare queste 2 startup perché una è My Accounting International che stiamo portando avanti e l'altra è Risparming che nei prossimi mesi diventerà una società a sé e quindi può essere considerata un'altra startup e con questa parte probabilmente faremo anche tutto quel percorso da startup, quindi con l'incubazione, la ricerca degli investitori, eccetera, eccetera, eccetera. Sarà divertente, quindi se volete seguire questa avventura iscrivetevi al canale. E dopodiché, oltre alle 2 startup, sono entrato come socio di minoranza in altre 2 aziende. Di questo, tra l'altro, ne ho parlato nel mio video delle mie società. Tra l'altro, novità degli ultimi giorni, oltre all'azienda che fa produzione software e quindi web development o comunque development di software, principalmente applicativi, sono entrato in un'altra società che si chiama growens.com come socio di minoranza, quindi non amministro io nessuna delle 2 società, però ho una piccola porzione di entrambe. Poi, prossimo obiettivo, un immobile a rendita. Su questo non l'ho per nulla fatto, ma perché secondo me volevo prendere un immobile a Londra in UK, ma secondo me in questo momento il mercato di Londra, il mercato immobiliare di Londra è ancora altissimo e in realtà sto aspettando che avvenuta la Brexit, che avverrà oggi, ci sia qualche feedback anche nel mercato immobiliare e ci sia anche qualche risposta nel mercato immobiliare per quel che riguarda il coronavirus, che secondo me questa risposta deve ancora arrivare perché diciamo che tutta la parte di mutui è ancora mantenuta alta da soldi che lo Stato sta regalando a pressoché ogni persona. Però quando non si, quando cioè in questo momento le persone
che hanno perso il lavoro non riusciranno più a pagare il mutuo, ci sarà una ribattuta ed è bruttissimo, è una situazione veramente brutta, però io devo aspettare e vedere cosa succede perché dal punto di vista dell'investitore in questo momento è un attimo un punto di domanda quello che succederà nel prossimo anno. Quindi ho diciamo stoppato questo tipo di obiettivo, però sto costruendo il mio credit score, ne ho parlato in diversi video, è quel numero che ti permette di ottenere, più alto è questo numero, è uno score su quanto sarà, ri- quanto è probabile che tu vada a ripagare un prestito che ti viene dato ed è dato da diversi fattori come per esempio il pagare sempre in tempo tutte le bollette, il non avere debiti, il pagare ogni mese mensilmente la tua carta di credito, avere un credit limit alto che ti dia uno storico anche del tuo credito e quindi sto cercando di pompare questo numero affinché poi nel momento in cui dovessi aver bisogno di un mutuo o un prestito per fare un qualsiasi investimento immobiliare ne avessi bisogno, riesco ad ottenere interessi molto bassi e quindi riesco diciamo a lavorare comunque su questo obiettivo, ma dal punto di vista di costruzione del credit score. Comunque mi sono dilungato per nulla, spero di non aver fatto giri a vuoto. In ogni caso, l'ultimo obiettivo di questa fascia era finire di costituire il setup bancario e aziendale, che poi è una via di mezzo tra obiettivi finanziari e obiettivi aziendali. Ho finito pressoché di fare tutto. Come sapete adesso posseggo, in realtà fa strano dire posseggo N società perché adesso ne posseggo più di 4 o 5 o in proprietà unica, quindi che sono solo mie, o in, diciamo, in partecipazione, quindi ho una piccola partecipazione. Fa strano perché effettivamente lavoro da casa, lavoro online e per carità è comunque un impegno mantenere una società, ma non è probabilmente quello che vi immaginate dove ci sono 10.000 persone che lavorano al mio fianco o 27.000 macchinari. È tutto fatto online, quindi sta a voi giudicare l'autenticità o diciamo la professionalità. Secondo me lo sono tantissimo, ma perché ci stiamo lavorando da Dio e quindi questo è quanto. In ogni caso, per quel che riguarda il finire di costruire il setup bancario, l'unica cosa che mi manca in questo momento di cui potrei e ne avrò bisogno sicuramente è una carta di credito aziendale che penso di ottenere nei prossimi mesi appena ritornerò in UK. Ora invece passiamo forse alla parte che vi interessa di più, dopo il soldo mio personale, il soldo aziendale, quindi tutta la parte di obiettivi aziendali e anche l'obiettivo di fatturato che vi ricordo per me era 300.000 euro, ora ne andiamo a parlare. Allora, per quel che riguarda il primo obiettivo aziendale che avevo era organizzare un'azienda semi-automatizzata eh, con dei sistemi stabili. Questo non sono riuscito cioè l'ho testato, ho studiato veramente tantissimo, ho studiato la gestione di un team in Agile, ho provato e testato diverse cose, ho automatizzato completamente Risparming, quindi tutto quello che vedete che pubblichiamo sulla pagina Instagram di Risparming, la community del risparmio, non so se siete mai andati a dare un occhio, penso di aver anche lasciato il link in descrizione, se volete andare a vedere quello che stiamo facendo lì. C'è un blog e tutta la parte di social media marketing come produzione di contenuti. Io di quella cosa lì di Risparming non faccio niente a meno che di contenuti specifici, come per esempio nell'ultimo mese abbiamo regalato una guida sul risparmio la vigilia di Natale, tra la vigilia di Natale e Natale, che poi comunque abbiamo avuto una valanga di richieste e quindi stiamo cercando e trovando un modo per farla avere disponibile a tutte le persone che dovessero averne necessità. Ragazzi, acqua, acqua. Quindi tutta la parte di risparming, a parte la scrittura della guida, per esempio, magari articoli specifici per cui
tengo a dare anche il mio contributo, sono scritti o editati, pubblicati e viene fatto design da altre persone e tutta la parte di redazione viene già fatta da altre persone, quindi quella è stata delegata. Però ad inizio anno, quando mi hanno dato questi obiettivi, il mio obiettivo era fare in modo di riuscire ad automatizzare anche tutta quella parte di produzione video, scrittura video, eccetera. Per quel che riguarda la produzione video, ho provato varie volte, non so se l'ho mai detto, ma alcuni video non li ho scritti io. Alcuni video sono stati scritti da ghostwriter che mi hanno scritto il copione e dopodiché io mi mettevo davanti alla fotocamera e li recitavo. È una cosa utilissima se si vuole ottimizzare i tempi, però gran parte delle volte ho visto che questi copioni non erano miei, non era la mia voce e quindi gran parte delle volte mi arrivavano questi copioni e al posto di ottimizzare i tempi dovevo rileggerli, riscriverli e ricercare nuovamente le fonti, quindi un po' mi ha storto questa idea della parte di creazione del contenuto. Poi, mentre per quel che riguarda la parte di produzione, inevitabilmente il video lo devo girare io, però la parte finale conclusiva di pubblicazione, editing, come sapete, la fa già mio fratello, quindi quella parte è ben delegata. Per l'anno prossimo l'obiettivo principale è trovare un ghostwriter, una persona che scriva i contenuti ma che sappia il modo in cui io parlo e i punti che io voglio toccare. Cosa per nulla semplice, però ci stiamo lavorando. Comunque è un qualcosa di molto più complesso proprio perché davanti c'è la mia faccia e quindi bisogna un attimo stare più attenti, giustamente. In ogni caso, secondo obiettivo aziendale dopo la parte di automatizzazione, tra l'altro, non so, pare di averlo già detto, ho studiato cioè, ho provato tipo tutti i software di gestione aziendale, di gestione progetto tra i vari Asana, Notion, Slack, adesso sto provando ClickUp per vedere quali sono i software migliori per automatizzare i vari sistemi e per delegare i lavori e per mantenere, diciamo, to-do list o comunque cose da fare. Il punto fondamentale di tutto questo non è tanto il software in sé, ma il modo e la quantità di tempo che dedicate ad esso, perché se lo usate è un buon software, se invece non lo usate perché è troppo difficile o perché non vi piace, allora non è un buon software. Alla fine tutto dipende dal tipo di persona ho scoperto, ma perché ho avuto opinioni completamente discordanti informandomi su questi diversi software. Comunque, fatturato, che è la cosa che più vi interessa. Avevo un obiettivo di, tra l'altro, adesso scusatemi, ma in questo momento non sto leggendo tutte le domande. Ci sarà una parte apposta alla fine del video, quindi ho quasi finito. Tra poco passiamo a tutte le domande. In ogni caso, fatturato, avevo un obiettivo di 300.000 euro di fatturato quest'anno. Con Z Media dovremmo arrivare a 170.000 di fatturato quest'anno, mentre con tutto il resto delle attività, con tutte le altre attività insieme a Z Media, dovrei arrivare attorno ai 200.000 di fatturato. Quindi non sono arrivato a questo obiettivo, però mi sono concentrato molto di più sulla diciamo strutturazione del tutto e sulla patrimonializzazione, perché tra le varie cose, come vi ho detto prima, ho acquisito porzioni di società che comunque non equivalgono a fatturare qualcosa, ma comunque equivalgono a acquisire un qualche valore in un qualche modo. Perciò diciamo che adesso con il trasferimento e la strutturazione aziendale che mi immaginavo occupasse e mi servisse molto meno tempo per riuscire a farla, è stata fatta. Comunque mi sono tolto una grandissima soddisfazione per arrivare a questi numeri che per me sono inimmaginabili rispetto a quando avevo iniziato, e tra l'altro li abbiamo raddoppiati dal 2019, dove vi ho fatto vedere avevo fatturato 75.000 euro. In questo momento con Z Media, che è l'azienda che utilizzo per fatturare principalmente i miei lavori e le mie attività da youtuber, influencer e consulente principalmente, abbiamo raddoppiato questa cifra e siamo arrivati a 170.000.
L'anno prossimo, con tutti questi dati in più, va stimato molto meglio l'obiettivo perché non sia irrealizzabile o molto difficile come quello che mi ero impostato e settato quest'anno, anche se in realtà avevo idea di fare totalmente altri tipi di attività all'inizio e monetizzare molto di più. Invece mi sono concentrato molto di più sulla struttura e il valore quest'anno. In ogni caso, ultimo obiettivo aziendale, assumere 2 persone. In realtà in questo momento siamo in 3 sotto stipendio da Z Media, quindi io, mio fratello e il mio amico Federico che avete visto in un qualche video che si è tra l'altro trasferito con noi a Londra. Ed oltre a noi 3 ci sono altre 8 persone che non sono sotto stipendio ma sono freelancer o comunque contractors che ci danno una mano e gestiscono e fanno tutta quella parte di risparming, e quindi siamo un bel team di 11 persone in questo momento. Quindi le stime per questo sono state molto più basse perché pensavo di collaborare soltanto cioè assumere a periodi continuativi soltanto 2 persone, quindi altre 2 rispetto a quelle che eravamo prima, cioè io e mio fratello. In realtà adesso siamo in molti di più, proprio perché sto io stesso cercando di capire come gestire al meglio tutta questa struttura, e la cosa sta riuscendo sempre meglio in realtà perché ci stiamo togliendo ottime soddisfazioni. Poi, ultimi 2 settori, networking, quindi networking, conoscenza di persone. Avevo stimato e mi sarebbe piaciuto conoscere almeno 2 persone interessanti con le quali condividere obiettivi e diciamo idee. Mi ero predisposto, avevo stimato di conoscerne almeno 2 al mese, cosa che in realtà, cioè numeri che non sono grandissimi perché in realtà nel 2019 avevo conosciuto una valanga di persone. Il problema quest'anno è stato che non abbiamo potuto muoverci, quindi sì, ho conosciuto tantissime persone, ma non sono riuscito ad intraprendere relazioni fortissime con queste persone proprio perché la distanza e diciamo il fatto che non ci siamo potuti muovere ha inciso parecchio su questa cosa, almeno per me. Poi è vero, ho conosciuto tantissime persone online, però la relazione è leggermente diversa. In ogni caso, ultimo obiettivo, ultimi obiettivi: salute, mi ero scritto di eliminare quanti più zuccheri dalla mia dieta. E ragazzi, questo obiettivo l'avevo scritto completamente male, perché eliminare quanti più zuccheri dalla mia dieta non è né misurabile né misurato, e non c'è nemmeno una scadenza, e quindi ovviamente era semplicemente un buon proposito. Lo condivido perché è un errore madornale che non va fatto. Questo era un buon proposito e i buoni propositi gran parte delle volte non si mantengono, e infatti non è stato mantenuto questo buon proposito. Se avessi voluto mantenere anche questo obiettivo avrei dovuto scrivermi eh, step di settimane, quindi tempo, e step di misurazioni, quindi quanti cucchiaini di zucchero potevo mettere o quanto cibo zuccherato potevo mangiare, e cercare di eliminare sempre di più la dose in modo tale da cercare di quantificare entrambe le cose e cercare di darmi un obiettivo misurabile. Dato che non l'ho fatto, buon proposito che non è stato assolutamente mantenuto, quindi male male. E per fare un riepilogo, in realtà ho fallito tutta quella parte di produzione contenuti e attività da influencer rispetto ai miei obiettivi. Comunque abbiamo fatto secondo me, grandissimo lavoro e sono più che soddisfatto di dove siamo arrivati, ma perché siamo riusciti a coincidere tantissime. Parlo sempre al plurale perché, come vi ho detto prima, ormai siamo in 11, non sono più da solo, e con queste 11 persone siamo riusciti a diciamo costruire tante cose in più rispetto a quelli che erano i miei obiettivi.
Perciò un feedback che potete ottenere, se ne potete ottenere qualcuno da questo video, è: A, cercate di eh, impostare i vostri obiettivi tagliando e dicendo no alle cose che sembrano superflue, perché una frase che tra l'altro ho riportato anche nel video che ho pubblicato ieri: gran parte delle persone sovrastima quello che può fare in un anno e sottostima quello che può ottenere o riuscire ad ottenere in 10 anni. Io avevo sovrastimato completamente delle attività per quest'ultimo anno, quello che si è appena concluso, e oltretutto non avevo neanche lasciato dello spazio di respiro per n altre possibili attività che sarebbero poi nate e cresciute all'interno dello stesso anno e che poi continueranno nel futuro. Quindi questi sono i miei feedback, spero che questo video vi sia servito per un qualche motivo, o altrimenti spero che vi siate fatti abbastanza i fatti miei e possiate andarmi a stalkerare ancora di più, non so cos'altro dire. Poi qui mi ero segnato un po' di achievement, perché diciamo che comunque alla fine non so più dove sto andando a parare. In ogni caso mi ero segnato comunque le cose positive che sono state costruite durante quest'anno, e sono veramente tante. Io odio condividere quello a cui arrivo in modo da avere un qualche vanto, quindi non ve li andrò a dire. Quelli che siamo attualmente è già un grande vanto, perché abbiamo costruito una community e delle community veramente forti, e io vi ringrazio tantissimo, perché gran parte delle cose e gran parte dei lavori che ho fatto non sarebbero stati possibili senza di voi, e quindi per questo ve ne sono ampiamente grato. Spero di essere riuscito a ripagarvi con i contenuti e il valore che cerco sempre di condividere gratuitamente, e spero che anche questa parte dove condivido cose che non sono riuscito a fare possa esservi utile per capire cosa io ho sbagliato e cosa voi potete fare meglio, e allo stesso tempo io riesco ad autoanalizzarmi per riuscire a, diciamo, mantenere per riuscire per riuscire a crescere, per dirlo in una parola. Detto questo, da quanto sto parlando che sono una macchina? Siamo in live ormai da mezz'ora. Detto questo, direi che possiamo passare alle domande, e facciamo un quarto d'ora di domande, e poi vi auguro buon anno, e ci vediamo con il video dei miei investimenti tra un paio di giorni. Quant'è lo stipendio dei tuoi collaboratori? Purtroppo non ve lo posso condividere, perché è un contratto privato, quindi se lo vogliono condividere lo devono condividere loro, giustamente, perciò non posso darvi questo dato, anche se sapete che io lo vorrei condividere come ogni altra cosa, altrimenti, perché penso che la trasparenza sia importante, ma è anche importantissima la privacy in questi casi, perciò non posso. Madonna, stanno arrivando domande. Se dovessi scrivere un solo obiettivo per il 2021, quale sarebbe? Porca, mamma mia. E questa è una domanda che questa è una domanda che tutti dovrebbero farci, perché vuol dire dove sta il tuo focus, dove sei concentrato, cosa vuoi ottenere il prossimo anno. In realtà, in questo momento, io penso di riuscire a stringere il più possibile a tre. Vorrei far crescere il mio canale YouTube, sia come numeri, perché alla fine mi dà soddisfazione fare in modo che le cose che io faccio arrivino a più persone, ma sia anche come qualità del contenuto. Come avete visto, l'ultima decina di video sono tutti video che penso e mi auguro siano sempreverdi, cioè video che anche tra 5 o 10 anni possano essere visti e possano comunque contenere e avere valore. Poi c'è tutta quella parte di risparming, quindi di questo progetto, di questa applicazione, di questo blog, di questa realtà che stiamo portando avanti, per riuscire ad educare le persone al migliore risparmio e al fatto che se
si fa una gestione finanziaria ottimizzata e ottimale, ci si possono togliere veramente tantissime soddisfazioni. Quindi questa è una cosa. Poi adesso c'è, come terza cosa, c'è tutta quella parte di My Accounting International che è molto molto interessante per l'internazionalizzazione delle attività. L'unico problema qui è che il coronavirus ci ha un attimo fermati, abbiamo lavorato moltissimo su chi siamo, cosa vogliamo fare e cosa possiamo offrire, cosa vorremmo offrire, però non siamo riusciti a lavorare tantissimo sulla parte di andiamo nei vari paesi e li scopriamo non soltanto per sentito dire da un consulente che ci chiama a 1000 chilometri, ma andiamo lì e facciamo tangibilmente le cose. Quindi queste sono le tre cose principali. Poi in realtà ci sono tanti altri piccoli altri progetti che sto coltivando, però non riesco a darvi un'unica cosa, le devo sintetizzare a tre in questo momento. Poi, poi. Uh, Quando esce il tuo portafoglio? Allora, quando esce il mio portafoglio in realtà è sempre online, cioè è sempre online, è sempre pubblico su tutti i miei video di aggiornamento sui miei investimenti, quindi se vai a riprendere quello di novembre lo vedi. L'unica parte che nascondo e ho detto il perché indietro nel video è la parte delle criptovalute perché è un argomento molto rischioso e soprattutto ambito sicurezza è meglio non condividere quante criptovalute si possiedono e si hanno, ma se andate a prendere i miei video vecchi riuscite a capire a che ammontari sono facendo le varie proporzioni con i video presenti e i video passati, però preferisco non condividerlo per questioni di sicurezza. Allora, quanto è lo stipendio dei tuoi collaboratori non lo posso condividere perché sono contratti privati, quindi devono condividerlo loro se vogliono. Chi? Jeff Ser, sei bravo a fare, sei bravo e fai molte cose, ma non pensi che alla fine fai tutto e non riesci a verticalizzare da nessuna parte? Non dovresti concentrarti su un'unica cosa? In realtà, se ci pensi, tutte le mie attività sono connesse tra di loro. Cioè, se io andassi a prendere Risparming, andassi a prendere My Accounting International, andassi a prendere la mia attività su YouTube, tutte insieme, bene o male, sono concentrati su quel settore di imprenditoria, crescita personale e finanza personale. Quindi io mi sto concentrando su un settore, sto cercando e capendo io stesso, perché alla fine in questo momento ho 22 anni, sto cercando di vedere e testare e sto rischiando tantissimo, perché posso permettermelo in questo momento, per capire qual è poi la realtà in cui dico ok, qui voglio realizzarmi e qui e per questa realtà sono disposto a chiudere tutto il resto. Questo è il motivo per cui diciamo non sono tutte realtà diverse. Sì, possono avere nomi diversi, ma il settore e la corsa è bene o male simile e B, io stesso sto cercando di capire me stesso. Infatti, come avete visto, gli obiettivi che mi ero preposto nel 2019, se li vado a guardare e se li vado ad analizzare, mi dico, ma cavolo, cosa stavo pensando nel 2019? E probabilmente alla fine del 2021 farò lo stesso ragionamento con le cose che mi scrivo ad ora nel 2000, all'inizio per gli obiettivi del 2021. Ora sono molto più consapevole del fatto che devo lasciarmi molto più spazio, devo concentrarmi su poche cose, devo strutturare al meglio e non devo fare propositi ma obiettivi, ma devo lasciare molto spazio a quello che potrebbe essere almeno ancora per l'anno prossimo. Dopodiché mi do quest'altro anno per capire effettivamente qual è il binario unico che voglio seguire e poi da lì in poi si spera e fatti i test
si dovrebbe riuscire a crescere. Però in questo momento sono contento di come si siano gestite le cose. Certo, si può migliorare, tutti possiamo migliorare e crescere. Secondo te ha senso iniziare un pack di Bitcoin ad oggi al prezzo in cui sono adesso? Se vuoi iniziare un pack vuol dire che sei interessato a quell'asset a lungo termine. Quindi lo puoi iniziare anche con uno scoppio del prezzo del Bitcoin. Però ovviamente è più probabile che in questo momento ci sia un ritracciamento e quindi il tuo pack andrai ad acquistare andrai diciamo a mediarlo a ribasso piuttosto che mediarlo a rialzo, però è comunque un pack, non, cioè la domanda che avrebbe avuto più senso è: ha senso investire i miei soldi ora su Bitcoin o è meglio se aspetto domani? Se invece è un pack non devi guardare il prezzo ma devi guardare la tua stima per il futuro in quell'asset e quindi tu vai a mediare il prezzo alto o basso che sia. Sta a te e alla tua valutazione dell'asset Bitcoin. Prossimo obiettivo di fatturato, dato che abbiamo... rispondo con quest'ultima domanda e poi chiudiamo la live perché sennò andiamo su mille altri argomenti. Tra l'altro, tra le tante domande ho visto che uno di voi mi aveva chiesto: e Twitch cosa ha intenzione di fare? Adesso in realtà, come avete visto, Twitch è fermo, ma anche perché la mia connessione è abbastanza scadente e deludente e soprattutto perché devo io stesso capire e fare un programma editoriale per capire su che social concentrarmi e soprattutto in questo momento con uno dei miei collaboratori stiamo capendo dove muoverci e quando muoverci perché ad ora ho infiniti social, ho n possibilità di sfogo, però mantenerle tutte in un modo coerente, quindi non ripubblicando le stesse cose in giro, non è così facile, quindi stiamo cercando di fare questo. Mentre per quel che riguarda programma e obiettivo di fatturato per l'anno prossimo, l'obiettivo è nuovamente raddoppiare. Se siamo arrivati da 75 a 170, da 170 l'obiettivo sarebbe fare 3,40. Secondo me è raggiungibile con i numeri e le attività che già devo iniziare a fatturare a gennaio di cose che ho già eseguito e cose che ho già fatto, ci si può arrivare. Però io stesso voglio più che altro concentrarmi sulla creazione di valore, più che sul fatturato, almeno ancora per un anno, piuttosto che sul fatturato stretto, perché alla fine in questo momento i soldi di cui ho bisogno li ho e li sto mettendo da parte, perciò non è una questione prettamente monetaria, ma molto di più di piuttosto patrimonializzazione, valore, progetto, idea e questa cosa mi affascina anche tra l'altro molto di più, piuttosto che vendere x mila cose, x mila servizi a x mila euro per riuscire ad ottenere quel cavolo di obiettivo di fatturato. Quindi anche questo obiettivo stesso lo devo riformulare un attimo meglio. In ogni caso, detto questo, nuovamente spero che il video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Io vi invito tantissimo ad andare a vedere il video che ho pubblicato ieri su come raggiungere un obiettivo, cosa che farò io stesso perché me lo sono scritto con l'aiuto di varie persone, perciò non è soltanto farina del mio sacco, ma abbiamo condensato degli step che sono veramente fighi con un insieme di trucchi che sono altrettanto fighi, quindi nello scrivere i miei obiettivi mi terrò sott'occhio il video che io stesso ho condiviso e registrato. Fa strano, ma alla fine io stesso vado a rivedere alcuni dei miei video per ripassare certi argomenti. Detto questo, iscrivetevi al canale se non volete perdervi nessun altro video e lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto e se è stato interessante e noi ci vediamo. Ah, buon anno ragazzi, buon anno, chissà che il 2021 sia un anno un pelo più libero del 2020 e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti, fate i bravi. Ah no, beh, tanto lo devo spegnere da là. Genio. Ciao.